Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi continueremo ciò che abbiamo lasciato lo scorso video, ovvero oggi continueremo il nostro presepe. Ovviamente le figure portanti di questo presepe sono Maria e Giuseppe, come potete vedere, e poi abbiamo il Gesù bambino con i rispettivi animali, l'asinello e il bue. Ho iniziato con voi Giuseppe e Maria. Adesso con questo secondo tutorial, con questa seconda parte, faremo i dettagli per Maria e per Giuseppe insieme. Vi lascio qui in descrizione il link della prima parte se volete vedere come fare entrambi i personaggi Maria e Giuseppe. Nella seconda parte andremo a fare il velo di Maria, aggiungeremo il naso, bocca, tutti i dettagli della faccia, il velo e i capelli e poi alla fine aggiungeremo insieme le braccia. Lo stesso faremo per Giuseppe, faremo i capelli e i dettagli del volto, aggiungeremo le braccia e poi ovviamente e altri dettagli tipo il bastoncino e tutti i dettagli vari per Giuseppe. Ciò che ci occorre per i dettagli di Maria sono il velo, ci occorre un celeste per fare il velo di Maria e del giallo per fare i suoi capelli. Ovviamente avremo dei bottoni, scusate, no dei bottoni, avremo degli occhietti da inserire sul suo viso, ovviamente con voi per quanto riguarda il suo volto. Per Giuseppe invece per quanto riguarda i capelli e il copricapo, per lui avremo bisogno del marroncino e del nero. Insieme vedremo poi come fare il resto. Inizierò con Maria facendo il velo di Maria, quindi metterò questo da parte e inizierò nel fare il velo di Maria col celeste. Ovviamente userò le stesse dimensioni dell'uncinetto che ho usato per il corpo, così da non avere due personaggi di due misure diverse, ma tutte e due avranno la stessa dimensione e la stessa grandezza. Allora iniziamo col celeste per il velo e inizieremo facendo un anello magico, e nel nostro anello magico farò 6 maglie basse. 1, 2, chiudo il mio cerchio nella prima maglia fatta con una maglia bassissima e posizionerò nell'ultima maglia fatta il mio marcapunti. Adesso ragazzi dovremo fare solo dei giri di aumenti, perché praticamente questo velo verrà posizionato sulla testa di Maria, quindi dovremo fare un velo dalla base della stessa dimensione della nostra testa, quindi andremo a fare praticamente un lavoro di come abbiamo fatto inizialmente per la nostra testa. Quindi avremo il secondo giro tutti aumenti, quindi alla fine di questo giro avremo 12 maglie basse, quindi ci vediamo qui alla fine di questo giro con 12 maglie basse al nostro marcapunti. Adesso ragazzi ciò che faremo nel seguente giro è fare una maglia bassa ed un aumento e avremo a fine di questo giro 18 maglie basse, quindi ci vediamo una volta arrivati al nostro marcapunti. Arrivati a 18 maglie basse al nostro marcapunti continueremo con i nostri aumenti e faremo 2 maglie basse e un aumento e avremo a fine giro 24 maglie basse, quindi ci vediamo a fine giro una volta arrivati al nostro marcapunti. Una volta fatto il nostro giro avremo 24 punti al nostro marcapunti, faremo un ultimo giro di aumenti dove avremo 3 maglie basse ed un aumento e a fine lavoro avremo a fine giro, scusatemi, a fine giro arrivati a marcapunti dovremo avere 30 maglie basse. Ci vediamo una volta raggiunto il nostro marcapunti. Una volta arrivati a 30 maglie basse adesso faremo 18 maglie basse una volta fatte le nostre 18 maglie basse faremo una catenella aggiuntiva e gireremo il lavoro. Adesso ciò che faremo è lavorare solo nella parte di dietro, quindi faremo il velo solo di dietro, lasceremo aperto davanti per il volto, quindi faremo dei giri solo su 18 maglie basse. Quindi arrivati a questo punto faremo 7 giri su 18 maglie basse. Ci vediamo qui una volta raggiunto il settimo giro.
Una volta fatti i nostri 7 giri su 18 maglie basse, adesso ragazzi inizieremo dei giri degli aumenti. Questi aumenti saranno solo iniziali e finali e saranno incentrati solo delle singole maglie, delle maglie basse. Inizieremo ovviamente, il lavoro inizieremo facendo un aumento iniziale, poi faremo delle maglie basse centrali fino alla penultima maglia. Arrivati all'ultima maglia faremo un aumento e in totale per questo giro avremo 20 maglie basse. Adesso lavoreremo adesso faremo 5 giri, scusate, faremo 5 giri su 20 maglie basse. Ci vediamo una volta raggiunto il quinto giro. Una volta fatti i nostri 5 giri, adesso continueremo con i nostri aumenti. Faremo sempre un aumento iniziale e uno finale e a fine di questo giro dovremo avere 22 maglie basse, quindi un aumento iniziale, poi faremo delle maglie basse centrali e nell'ultima maglia faremo un aumento, quindi ci vediamo una volta arrivati all'ultima maglia. Una volta arrivati all'ultima maglia faremo un aumento. Adesso ragazzi per i prossimi 2 giri faremo 2 giri su 22 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine dei 2 giri. Una volta terminati i nostri 2 giri su 22 maglie basse, adesso continueremo con i nostri aumenti. Faremo sempre un aumento iniziale, faremo delle maglie basse centrali fino ad arrivare all'ultima maglia dove avremo un aumento e avremo un totale di 24 maglie basse all'arrivo alla fine di questo giro. Eccoci qua, arrivati all'ultima maglia farò un aumento come ho detto in precedenza e avremo alla fine di questo giro 24 maglie basse. Adesso continueremo a fare 2 giri solo su 24 maglie basse, quindi ci vediamo una volta finiti i nostri 2 giri su 24 maglie basse. Una volta fatti 2 giri su 24 maglie basse continueremo di nuovo a fare i nostri aumenti e faremo sempre un aumento iniziale ed un aumento finale e alla fine di questo giro avremo 26 maglie basse, quindi faremo un aumento iniziale, poi faremo delle maglie basse centrali e arrivati all'ultima maglia bassa faremo un aumento. All'ultima maglia faremo un aumento, quindi un totale di 26 maglie basse. Adesso facciamo 2 giri solo su 26 maglie basse. Una volta fatti 2 giri su 26 maglie basse, adesso procediamo di nuovo con lo stesso procedimento di aumenti, quindi fare un aumento iniziale, fare delle maglie centrali e poi ritrovarsi nell'ultima maglia a fare un altro aumento per un totale di 28 maglie basse alla fine di questo giro. Quindi ecco qua, una volta nell'ultima maglia facciamo un aumento, quindi alla fine di questo giro avremo 28 maglie basse. Adesso come sempre faremo 2 giri su 28 maglie basse, quindi ci vediamo alla fine del secondo giro. Una volta fatti i 2 giri su 28 maglie basse aggiungo una catenella e faccio un altro giro di aumenti. Questo sarà il mio ultimo giro di aumenti perché per la lunghezza di cui ho bisogno per il mio velo, arrivati a 30 maglie basse e successivamente poi 2 giri in più su 30 maglie basse, penso che la lunghezza per il mio velo sia abbastanza sufficiente per il personaggio di Maria, perché se provo facendo altri 3 giri coprirà quasi tutta la persona. Quindi per Maria il velo arrivato a 30 maglie basse con l'aggiunta di 2 giri per il mio personaggio è abbastanza sufficiente perché va quasi a coprire tutta la sua figura. Quindi andrò a fare insieme a voi l'ultimo giro di aumenti e come sempre sarà un aumento iniziale, quindi un aumento iniziale e poi farò delle maglie basse e ci vediamo per l'aumento finale. Eccoci qua, arrivati all'ultima faremo l'aumento e avremo un totale di 30 maglie basse, quindi farò 2 giri su 30 maglie basse,
Ci vediamo alla fine del secondo giro. Una volta terminati i 2 giri su 30 maglie basse, adesso lavorerò tutto intorno al mio velo per dare una maggiore linearità a tutto il contorno del mio velo. Solo negli angoli, quindi questo e questo qui, lavorerò 2 maglie basse nell'angolo, invece per tutto il restante del contorno lavorerò semplicemente delle maglie basse. Eccoci qui. Una volta arrivata all'angolo faremo 2 maglie basse, poi continueremo a fare tutte maglie basse e nel prossimo angolo faremo le 2 maglie basse. Arrivata all'angolo successivo farò 2 maglie basse al suo interno, farò una maglia bassissima nella maglia successiva, un catenella aggiuntiva, il velo e abbiamo la base, il corpo con la sua faccia e le mani. Ciò che ci occorre adesso per terminare Maria sono i capelli e prenderemo della lana gialla per procedere con i capelli. Ciò che faremo con la lana gialla è tagliare 9 fili della stessa dimensione quindi taglieremo 9 fili. Vedere se volete sapere le misure dei fili che ho tagliato, ovviamente è tutto scritto nelle descrizioni sottostanti, quindi troverete tutte le misure anche della lunghezza dei fili in descrizione. Allora, una volta tagliati i 9 fili e messi insieme, io li piegherò a metà, perché andrò con un altro filo a legare la metà una volta legate la metà. Dalla metà io posizionerò i capelli un po' così sulla fronte per poterli incollare e il restante farli scendere così da vedere più o meno quanti capelli poter inserire sotto al mio velo. Quindi una volta incollati i capelli così, questo sarà l'effetto. Ok, quindi una volta posizionati i capelli li incolleremo e poi dopo aggiungeremo sopra il velo. Il restante dei capelli che scendono io farò delle treccine. Ed eccoci qua ragazzi, aggiunto il velo e i capelli. Come vi ho detto, i capelli potete lasciarli o sciolti oppure potete raggrupparli con delle treccine come ho fatto in questo caso. Adesso ciò che manca a Maria è aggiungere le mani che abbiamo fatto prima, quindi le braccia che andrò ad aggiungerle qui e una di qua, un'altra di qua, e ovviamente i dettagli con la bocca e gli occhi. Quindi una volta che ho cucito le braccia, bocca e occhi, vi farò vedere il risultato finale. Eccoci qua ragazzi, una volta cucite le braccia, aggiustato i capelli, messi gli occhietti, fatto dei dettagli con la bocca e le sopracciglia, questa è la nostra Maria terminata. Spero ragazzi che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto in precedenza, tutti i dettagli saranno scritti per voi sotto in descrizione per la lunghezza di Maria, cioè quanto è lunga la nostra bambola, la lunghezza dei fili dei capelli di Maria. È tutto qui. Quindi spero che vi sia davvero piaciuto, lasciate un like a questo video e come sempre ragazzi vi ricordo di iscrivervi al mio canale, perché oltre a guardare i miei video spero che la maggior parte di voi possano anche iscrivervi al mio canale per supportarmi. Con oggi vi lascio così questo video. Ci vediamo al prossimo video con la seconda parte di Giuseppe, dove vi mostrerò i dettagli da fare per il nostro Giuseppe. Ciao e al prossimo video.